Perché i volti di Modigliani hanno gli occhi vuoti? E ti saresti mai sognato di morire povero poco prima che tua moglie dia alla luce il tuo figlio? E che tutti i tuoi disegni fossero considerati legna da ardere? Ed essere condannati a dipingere ogni giorno la stessa cosa? Tutto questo è Amedeo Modigliani, un artista italiano. Modigliani è uno degli artisti più riconoscibili di sempre anche per chi non conosce l'arte. Bastano un volto allungato, questi due occhi grandi e vuoti e un profilo di donna e capisci subito che è lui. Ma Modigliani non voleva essere riconoscibile, lui voleva creare solamente il necessario e con ossessione dipingere la stessa identica cosa fino a che non raggiungeva il risultato che voleva. E qual era questo risultato? I soldi? La fama? L'essere l'artista migliore del mondo? Lasciare un segno? Modigliani non ha solo vissuto la sua ossessione, l'ha dipinta. Tutto quello che ha fatto era solamente cercare di dipingere la stessa cosa ed essere sempre più perfetto perché voleva raggiungere una ed una sola idea. Voleva riuscire a dipingere il volto della donna che amava. Però prima ovviamente andava trovata questa donna da amare. E lui fin da giovane si avvicina al mondo dell'arte con la scultura. Ma essendo lui una persona di salute veramente cagionevole, non poteva respirare le polveri che si generavano da tutte le martellate per scolpire. Soprattutto nel Novecento, un lavoro ancora più faticoso e molto molto fisico. Quindi in giovinezza lui ripiegò sulla pittura perché era più facile, costava di meno e soprattutto era molto meno faticoso per i suoi problemi di salute. Lui nasce nel 1884 a Livorno, in una città di porto e di passaggio. Nasce in una famiglia abbastanza colta, ma vicina a una rovina economica. Infatti, quando era piccolo, intorno ai 7-8 anni, arrivò la polizia per pignorare tutta casa, quindi crescere in povertà. Pensate che addirittura la madre lo mise sul suo letto perché la legge impediva di sequestrare le cose dove c'è un neonato e grazie a quello si salvarono il letto. Però come detto è un bambino malato, ha la tubercolosi, è debole ed è costretto spesso a stare a letto. Quindi l'unica cosa che può fare è guardare e osservare, iniziare a dipingere con la mente prima ancora di iniziare effettivamente a avere un pennello in mano. Poi vivere in questa città di mare con il porto, con una serie di viaggiatori che andavano e venivano, lo sprona a cercare dell'altro, ad andare a scoprire il mondo e quindi per lui Livorno era diventata troppo piccola e come uno studente in Erasmus se ne va a Parigi a studiare all'Accademia delle Belle Arti. Qui addirittura incontra anche Picasso fra i vari artisti e c'è uno scambio di opinioni molto bello e un rispetto reciproco. Era il periodo dell'avanguardia, ma lui non si lega a queste nuove mode, voleva fare qualcosa di suo, diverso dagli altri. Non è un cubista, come Picasso, non è un futurista. Quindi alla fine rimane solo dal gruppo di intellettuali e di artisti e questo lo fa cadere nei vizi, quindi beve, fuma, gioca d'azzardo e tutto ciò, ripetiamolo, avendo una salute veramente cagionevole. Unito a questo c'era questa sua ossessione di disegnare sempre dei volti e sempre femminili, solamente che li disegnava in modo un po' particolare, come potete vedere avevano questo collo molto lungo, e il volto un po' sproporzionato e gli occhi vitrei. Li faceva così perché lui diceva che erano anime stilizzate e che non voleva dipingere gli occhi di una donna se quella non fosse stata veramente conosciuta da lui. In questo senso lo intendiamo come se non volesse dipingere gli occhi delle donne fino a che non avesse trovato la donna che amava e con la quale avrebbe davvero stabilito un rapporto sincero e l'avesse conosciuta veramente per com'era. Quando conoscerò la tua anima dipingerò i tuoi occhi. Non è proprio un vezzo stilistico, secondo me è una dichiarazione proprio di amore che ha verso l'amore stesso, perché ancora non aveva conosciuto la donna della sua vita, e l'ideale romanticizzato di trovare la propria persona, l'anima gemella. Per questo verrà ovviamente criticato, essendo ritenuto un artista ripetitivo, incapace di evolversi e incapace di migliorare. Si affida alla pittura perché doveva essere l'unico mezzo con la quale lui riusciva a trasmettere le sue emozioni, però purtroppo i suoi quadri non vendettero quasi niente e quindi era sempre sul lastrico. Ci sono dei giorni in cui lui baratta dei quadri per un po' di cibo, altri li regala, alcuni li usa davvero per scaldarsi nel camino. Però non scende a compromessi, resta povero fino a che non riesce a realizzare le sue opere. Frequentando questi circoli di artisti, quando lui ha 33 anni conosce Jeanne, che ha 19 anni, e lei sarà la donna che ha sempre cercato. Anche lei è una pittrice e si innamorano. Vivono insieme nella miseria e lei diventa la sua musa. Rimane incinta addirittura 2 volte. Da lì in poi infatti Modigliani riuscirà finalmente a dipingere una serie di ritratti di Jeanne che hanno finalmente le pupille degli occhi. Quindi è riuscito a trovare la chiave della sua ossessione. Infatti poi dipingerà solo ed esclusivamente sua moglie Jeanne e nessun altro tipo di donna o di ritratto. Purtroppo però a 35 anni Modigliani
viene stroncato dalla tubercolosi e muore. Jeanne, la moglie, era incinta del secondo figlio e viene portata nella casa della sua famiglia che voleva proteggerla. Addirittura il fratello la controllava ogni ora che non facesse stupidaggini. Purtroppo però in una notte il fratello si addormentò, lei si lanciò dal suo palazzo ed era ancora incinta all'8° mese e morì e perse ovviamente anche il bambino. 2 corpi, una sola tragedia. E come spesso accade a tanti artisti, dopo la sua morte i suoi quadri inizieranno a prendere valore ed essere apprezzati, la gente inizia a conoscere quella che è la storia dietro le sue pitture. Quindi adesso i suoi quadri valgono milioni e Modigliani stesso è stato definito uno dei migliori artisti del Novecento. Lui diventa un mito e la sua arte viene finalmente capita, quando purtroppo però non c'è più. Lui è riuscito a difendere una visione in un mondo che cambia. In un mondo come quello di oggi che cambia continuamente e cambia velocemente, non avrebbe senso ripetere la stessa identica cosa quadro dopo quadro e le persone non lo apprezzerebbero comunque. Non è stato solo un pittore, è un uomo che ha scelto l'arte e la vita quando nessuna delle due sceglieva lui. Un uomo che ha cercato di dare un senso alla sua ossessione per anni e finalmente quando ci è riuscito si è sentito realizzato, nonostante fosse povero e non vendesse niente. Se ti è piaciuto questo viaggio nella vita di Modigliani, uno degli artisti più ossessivi sicuramente della pittura italiana, lasciami un mi piace e iscriviti. E se vuoi consigliarmi qualcuno di cui parlare, magari mettimi un commento. Grazie mille per l'attenzione e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!